Ciao a tutti e bentornati su Hack Your Farm. Io sono Marino e oggi vi faccio vedere come funziona il mio sistema CFT dove allevo i lombrichi. Venite con me. Se siete interessati alla lombricoltura indoor e quindi al chiuso, oppure non avete la possibilità di avere una lettiera in pieno campo, sicuramente avrete sentito parlare di questo sistema, il sistema CFT. CFT sta per Continuous Flow Through, ma sono certo che ne avete sentito sicuramente parlare se avete preso in considerazione di portare la produzione del vostro humus ad un livello superiore, oltre il livello da cui quasi tutti siamo partiti, cioè il livello hobbistico. Arrivare ad un livello professionale non è semplice, ma non è nemmeno infattibile. Prima di tutto vorrei dare una vista generica di cosa sono i contenitori CFT, ovvero i CFT Worms Beans, come dicono gli inglesi, e di come funzionano. Il sistema CFT è un contenitore adatto per produrre humus di lombrico attraverso il metodo del lombricompostaggio o vermicompostaggio. In questo contenitore vive e prospera tranquillamente una colonia di lombrichi, anzi più di una colonia, perché solitamente si usano due tipi specifici di lombrichi, gli Eisenia fetida e gli Eisenia andrei. All'interno del contenitore i lombrichi si riproducono, mangiano e attraverso le loro deiezioni producono il preziosissimo humus di lombrico, di cui vi ho già parlato più volte in alcuni video precedenti. Comunque vi lascio i link in descrizione di questi video, oppure alla fine del video potete trovare nella schermata finale la playlist sulla lombricoltura. I lombrichi vengono alimentati dall'alto, quindi da qua sopra, con materia organica di vario tipo, e le loro deiezioni, cioè l'humus, viene raccolto dal basso del contenitore, praticamente qua sotto. Dopo vi farò vedere come si fa. I sistemi CFT possono essere di diverse forme e di diverse grandezze, anche personalizzate, in funzione all'ambiente che si ha a disposizione. Io ad esempio ho costruito questo in funzione di questa serra in muratura. In realtà questa non è sempre stata una serra, perché in passato era una letamaia, poi nel tempo è stata riempita e qualche anno fa ho deciso di svuotarla per crearci una serra in muratura. Qui dentro ci coltivo diversi tipi di piante e ortaggi che necessitano di climi particolari o in genere molto più caldi, ma ci metto anche i semi in inverno per far germinare le piantine. Ecco, ad esempio qui abbiamo il Dragon Bean, è un tipo di fagiolo mangiatutto, un fagiolo alato, con ben 4 ali. È di origine indiana e io lo coltivo perché ha delle proprietà salutistiche non indifferenti che lo collocano tra i superfood. Qui invece abbiamo la Congura Kerai, di cui ho fatto già uno short e in questo momento è in piena produzione da alcune settimane. Le foglie le consumo come gli spinaci, anche questa è una pianta, un superfood. Ma torniamo al sistema CFT. Stavamo dicendo che questo flusso continuo avviene dall'alto e fa in modo che i lombrichi prosperino nello strato superiore, da dove vengono alimentati. Le due specie di lombrichi che ho nominato prima, che sono quelli che uso, hanno delle caratteristiche particolari. La prima, che è quella fondamentale, è che sono molto voraci, mentre la seconda è che vivono e mangiano ad una profondità di 10-15 cm, a volte arrivano anche a 20. Questo a patto che vengano rispettate le loro necessità alimentari e di respirazione.
quindi devono essere nutriti con materiale organico con un pH idoneo e inumiditi con acqua per garantire la respirazione. Il lombrico infatti respira attraverso la pelle. Faccio una premessa che non ho fatto prima, che è questa. Il mio sistema CFT è nato come prototipo, è il primo che ho progettato e costruito in autonomia e con le nozioni sulla lombricoltura che avevo in quel tempo. Ho guardato qualche sito di costruttori per farmi un'idea di come costruirlo e ho adeguato le dimensioni anche in funzione della mia serra, cioè quindi dove dovevo andarlo a sistemare, e anche in funzione delle mie necessità. Ma vediamo com'è fatto. La struttura di questo sistema CFT l'ho fatta in ferro, saldando dei profili AL come questi e dei profili piatti sulle pareti. Sul fondo invece ho saldato dei tondini di ferro a formare delle feritoie da cui far cadere per caduta forzata l'humus per raccoglierlo in queste vasche. Le vasche sono queste. Per caduta forzata intendo che utilizzando un rastrello come questo e passando tra le feritoie riesco a far scendere l'humus. Per le pareti ho usato dei pannelli come questo di Coroplast di recupero, ce l'avevo, l'ho cercato di utilizzarlo. Ma non è stata una scelta felice, infatti a causa del peso dell'humus si sono sfondate le pareti e quindi dovrò poi rimpiazzarle con del materiale più idoneo. Visto che volevo ripristinare le pareti, ho deciso di fare questo video per mostrarvi come ho costruito il mio sistema CFT. Come vi ho detto prima, per estrarre l'humus utilizzo un rastrello che faccio scorrere tra le feritoie. Nei sistemi professionali questa azione è svolta da una barra o da una lama da taglio che viene fatta scorrere tirandola appena sopra la griglia fatta di tondini di ferro. Ovviamente la barra che scorre è mossa da tiranti avvolti su un verricello elettrico, ma per sistemi piccoli come il mio sarebbe stata una cosa esagerata. Ma quali sono i vantaggi di avere un contenitore CFT? Sicuramente il fatto di estrarre l'humus senza andare a disturbare i lombrichi è un plus non da poco, e poi estraendo da sotto siamo sicuri che solo un minuto quantitativo di lombrichi si troverà in quella zona, perché come abbiamo detto prima la maggior parte si trova nei primi 15-20 cm. Il secondo vantaggio è che abbiamo il controllo ambientale superiore rispetto a sistemi in pieno campo. Naturalmente se il sistema si trova all'interno di una serra o comunque al coperto. Se i lombrichi vivono in un ambiente climaticamente sempre costante, la loro vitalità e la loro produzione ne sarà avvantaggiata. Quando fa troppo caldo d'estate o troppo freddo d'inverno, i loro bioritmi e le funzioni biologiche dei lombrichi rallentano drasticamente, fino ad arrivare anche a una sorta di letargo biologico. Un altro punto è che possiamo controllare l'apporto di acqua rispetto ad un sistema a cielo aperto. Abbiamo un controllo diretto sull'umidità ed è possibile garantire che non vi siano escursioni troppo elevate di temperatura. Sul piano della qualità dell'humus possiamo dire che fornendo solo l'acqua necessaria non avviene quello che nei sistemi a cielo aperto succede, cioè la lavatura dell'humus. Infatti le piogge possono dilavare l'humus e potrebbero essere dispersi i sali minerali essenziali, ma anche gli enzimi e tutti gli altri elementi che rendono l'humus il miglior prodotto per la rigenerazione del suolo. Poi un sistema CFT potrebbe essere concepito per ambienti casalinghi come i balconi, come i terrazzi o i giardini. In questo modo la lombricoltura può essere collocata anche in ambienti diversi
da dove di solito si colloca una lettiera, cioè a cielo aperto o in pieno campo. Un sistema CFT casalingo potrebbe occupare anche solo una superficie di 50 cm per 50 cm per un'altezza di 1 metro. Scrivetemi nei commenti se vi interessa un video su come si progetta un sistema CFT casalingo. Naturalmente lo costruiremo in modo che sia anche economicamente sostenibile. Se interessa ad almeno 100 iscritti lo facciamo insieme. Potete anche solo scrivere un messaggio con scritto progetto CFT, tanto io capirò di cosa si tratta. Poi ci sono altri vantaggi nell'usare i sistemi CFT, ma francamente sono collocati nella sfera di lavoro professionale e non in quella hobbistica. Ma ci sono solo vantaggi a utilizzare un sistema CFT o ci sono anche degli svantaggi? Lo svantaggio più evidente di un sistema CFT è sicuramente il costo della spesa iniziale. A seconda dell'uso che ne andremo a fare, professionale o hobbistico, siamo certi che ci costerà sempre di più di una semplice lettiera in campo. Anche se, come vedrete nelle conclusioni finali, non è proprio sempre così. Se decideste di costruirvi in autonomia un sistema CFT, saranno necessarie parecchie ore di manodopera, anche in funzione della dimensione e dei materiali utilizzati. Se decideste di costruirvi in autonomia un sistema CFT, saranno necessarie parecchie ore di manodopera, anche in funzione della dimensione e dei materiali utilizzati. Ovviamente, se deciderete di farla in ferro come la mia, dovrete anche avere a disposizione una saldatrice, un flessibile o un seghetto per tagliare il ferro. Un punto sfavore è sicuramente la mobilità. È uno svantaggio, diciamo, solo per i sistemi di grandi dimensioni. Per quelli piccoli casalinghi invece ritorna ad essere un vantaggio. Veniamo alle conclusioni finali. Come avete visto, il mio sistema CFT è efficiente, ma visti i risultati con le pareti, sicuramente è un sistema migliorabile. Vi voglio subito dare qualche dato sui costi e sui tempi. Per quanto riguarda i costi, vi dico che i profili in ferro della struttura mi sono costati all'incirca 54 euro, acquistati in ferramenta. I tondini di ferro per la griglia alla base circa 12 euro, in un magazzino di materiale per edilizia. Al costo del ferro aggiungiamo anche 6 euro per gli elettrodi. Per le pareti, come vi ho detto, ho usato il Coroplast di recupero, ma se avessi dovuto acquistare il quantitativo giusto mi sarebbe costato all'incirca sui 24 euro. Quindi in totale avrei speso circa 96 euro. Dunque, poco meno di 100 euro per costruire questo sistema CFT. Forse non vi ho dato le misure, ma ve le dico subito. La lunghezza è pari a 200 cm, la larghezza è pari a 70 cm, mentre l'altezza è di circa 50 cm. Per quanto riguarda le gambe, cioè quindi l'altezza da terra, le potete fare un po' come volete, ma io le ho fatte alte 50 cm. Nelle conclusioni non poteva mancare anche una parte legata all'usabilità, sempre riferita al mio sistema. Devo dire che alimentare il sistema nel mio caso non è faticoso, perché lo alimento da un punto posto più in alto. Infatti arrivo con la carriola a questa altezza qua e porto dentro il materiale organico facendolo passare da questa finestra. Niente di più comodo, direi. Diversamente sarebbe stato se avessi dovuto trasportare il materiale organico con dei secchi o usare la forca per mettere il materiale all'interno del contenitore, scavalcando questa altezza qua, che abbiamo detto che è 1 metro. L'estrazione dell'humus abbiamo detto che avviene facendo scorrere il rastrello, facendo cadere l'humus all'interno delle vasche. Ovviamente per farlo bisogna chinare la schiena o mettersi in ginocchio, anche se non è poi così scomodo.
Si potrebbe comunque migliorare aggiungendo una lama che scorre per far cadere l'humus, anche se non elettrico i costi aumenterebbero di conseguenza. Quindi a conti fatti il mio sistema CFT è costato meno di 100 euro, può essere migliorato sicuramente, ma soprattutto funziona veramente bene. Il mese scorso ho estratto i lombrichi dalla parte superiore col solito sistema della frutta, ho usato il cocomero in questo caso, perché avevo in previsione di sostituire le pareti. Una volta finito ricomincerò a ripopolarlo. Per quanto riguarda i costi di una lettiera in campo aperto, non delimitata da mattoni o da qualsiasi struttura, costa quasi nulla. Ovviamente se dovessimo comparare un sistema CFT a uno a cielo aperto, a campo aperto, dobbiamo subito fare i conti con i costi. Se la lettiera in campo aperto non è neanche delimitata da mattoni, non costa nulla, mentre se la vogliamo delimitare perché abbiamo il problema delle talpe, quindi con della rete sul fondo antitalpa, del telo protettivo, i mattoni per delimitare oppure delle assi, poi dobbiamo comunque aggiungere anche il telo anti-uccelli perché sennò arrivano e fanno una strage. A quel punto un metro quadro di lettiera vi costa all'incirca 25-30 euro. La tematica della lombricoltura è affascinante, ma è talmente vasta che bisognerebbe creare un canale apposta. Quindi iscrivetevi al mio canale per supportare questi progetti e anche quelli futuri, tanto per voi è gratis e non vi costa nulla. Ricordatevi di attivare la campanella per non perdervi il prossimo video sul mio sistema CFT, e sperando che il video vi sia servito e piaciuto vi invito a mettere un bel like. Alla prossima, ciao!